Quali sono le manualità di base che vengono usate in tutte le tecniche di massaggio? Lo vedremo nel video di oggi. Ciao, sono Roberto, il vostro tutor di massaggi. Oggi vedremo a cosa servono e come si eseguono le manualità di base fondamentali per ogni tecnica di massaggio, come gli impastamenti, le frizioni, le pressioni, gli sfioramenti, eccetera. Come prima manovra fondamentale del massaggio vediamo gli accarezzamenti e gli sfioramenti. Sono manovre che servono ad aprire il massaggio, ma anche come tecnica di riequilibrio dopo magari aver fatto delle manovre più profonde, più invasive. Come dice la parola stessa, sono manovre leggere di sfioramento, faccio vedere e poi spiego. Per esempio sulle gambe, io inizio sempre dalle gambe i miei corsi perché sono gli arti più lunghi e quindi c'è la possibilità di provare comunque tutte le manovre. E vediamo appunto questi sfioramenti sostenendo le mani a conca, a coppa come volete, in maniera leggera con uno sfioramento, cercando di tenere la mano ben adesa su tutta la gamba e sto arrivando appunto alle cosce fino all'inguine e poi torno sfiorando la parte esterna. Quindi questa è una prima manovra di sfioramento che mi serve anche per amalgamare bene l'olio che ho appena messo. Con questa manovra riusciamo subito a capire una cosa, la pelle del cliente. Infatti possiamo subito capire se abbiamo a che fare con una pelle fredda o calda oppure una pelle che assorbe tanto olio o poco olio. L'effetto di questa manovra sono un effetto riscaldante e circolatorio. Ovviamente servono a rilassare e a preparare il massaggio. Poi lo stesso tipo di manovra possiamo farla in maniera più profonda, infatti esistono proprio gli sfioramenti profondi. In questo caso la mia pressione sarà maggiore, però non sarà mai come una frizione, una pressione vera e propria, ma farò in modo che sulla pelle ci sia un effetto sia riscaldante ma anche elasticizzante della cute stessa. Quindi vi faccio vedere, praticamente abbiamo degli sfioramenti, pressione molto leggera, velocità media, non troppo veloce perché altrimenti noi parliamo sempre di massaggi rilassanti, avremo l'effetto contrario, cioè avremo con una velocità maggiore un effetto stimolante. E quindi poi appunto, vedete, io sto facendo più pressione, uno sfioramento profondo. Poi passiamo alle frizioni o alle pressioni. Praticamente, come dice la parola, la frizione è una manovra che serve a riscaldare. Per esempio viene molto usata nel massaggio ayurvedico di tipo Vata, dove è un dosha freddo e quindi noi dobbiamo andare a riscaldare la persona. Quindi le frizioni sono fatte in maniera veloce, come questa. Queste sono delle frizioni. E poi abbiamo delle pressioni. Che significa pressione? Sono manovre lente e profonde. Per esempio anche su massaggi di tipo sportivo dopo gara oppure anticellulite facciamo delle manovre dove praticamente sono delle pressioni perché partono proprio dal nostro corpo. Non vado solo di braccia o di mani, ma vado proprio a mettere il peso del mio corpo a esercitare una pressione vera e propria sulla pelle del cliente. In questo modo cosa facciamo? Andiamo ad agire sicuramente più in profondità a livello muscolare, ma abbiamo anche un effetto drenante e circolatorio. Altro movimento fondamentale è l'impastamento e la torsione. Questi due tipi di movimenti li usiamo dove c'è una massa muscolare ben definita. Io infatti adesso li farò vedere sulla coscia del mio cliente. Sono due movimenti che hanno un effetto di vasodilatazione perché praticamente noi andiamo a comprimere e rilasciare il muscolo in maniera alternata e continua. L'impastamento, come dice la parola, come si fa la pizza a casa, è un movimento di impasto con le mani, dobbiamo
prendere, proprio agguantare la pelle, il muscolo del nostro cliente tra le nostre mani e in maniera alternata, dando anche un tipo di movimento rotatorio, andiamo a fare questo tipo di movimento spostandoci ovviamente piano piano da un segmento all'altro della parte trattata. Questo è l'impastamento, può essere anche fatto in maniera più veloce ma anche lenta. Comunque il discorso è sempre quello della vasodilatazione, con effetto sicuramente migliorativo della circolazione, ma anche un effetto rilassante. Questa appunto è una manovra abbastanza invasiva, quindi per quello dopo, come ho detto prima, magari dopo aver fatto un impastamento possiamo fare qualche sfioramento di riequilibrio. La torsione è simile all'impastamento, è solo che appunto andiamo a fare un movimento su e giù delle mani in maniera sincrona. Anche qui mi sto spostando piano piano sul segmento che sto trattando e non metto praticamente la rotazione, il movimento di rotazione che avevo messo precedentemente nell'impastamento. Quindi impastamento e torsione, effetto di vasodilatazione, ma sicuramente anche di tonificazione del muscolo stesso. Poi abbiamo le battiture, che sono dei movimenti usati soprattutto in ambito del massaggio estetico. Abbiamo 3 tipi di movimenti: le coppettature, mano infatti a coppa, e dovete sentire un rumore del genere. Infatti non deve essere uno schiaffo, deve essere proprio, si deve sentire il rumore dell'aria che viene schiacciata dal nostro movimento in questa maniera. Poi abbiamo le percussioni, che sono fatte in 2 modi, per esempio con la parte ulnare della mano, tipo a karate, e quindi in questo modo, oppure con i pugni. Noi usiamo magari per andare a tonificare sempre la parte esterna della coscia, quindi mi sposto un attimo, far vedere la parte esterna della coscia, e con una manovra alternata, è un movimento soprattutto di polso delle mie mani, e questo è il segreto tra virgolette di questo movimento. Andrò a fare con i miei pugni un movimento di tonificazione in maniera alternata della parte esteriore della coscia. Quindi abbiamo detto coppettature, battiture, e poi alla fine abbiamo i pizzicotti. Come dice la parola, pizzico, agguanto la pelle e tiro su. Li facciamo in maniera alternata, veloci, in questa maniera. Io parto piano per farvi vedere come proprio pizzico la pelle del mio cliente e poi aumento la velocità. E anche qui ovviamente mi sposto, quindi posso andare a coprire tutta la coscia. Queste battiture hanno delle ripercussioni anche a livello osseo, agiscono ancora più in profondità, ma vengono usati soprattutto per aumentare il tono muscolare e anche la sua nutrizione. Infatti le andiamo a usare per muscoli ipotonici e ipotrofici. Poi abbiamo le vibrazioni. Le vibrazioni sono un movimento molto semplice e leggero che vengono fatti a livello energetico su magari punti vitali o energetici, usati magari in massaggi molto di energia come l'Ayurveda, il californiano o il tibetano o altri, e quindi abbiamo semplicemente un movimento di vibrazione che possiamo per esempio fare sui chakra, sul terzo occhio, insomma dipende dal tipo di massaggio o trattamento che stiamo eseguendo. E poi alla fine abbiamo il movimento di pompaggio che viene prettamente usato nel massaggio drenante.
Il pompaggio infatti cosa aiuta a fare? Aiuta la linfa a passare da un linfonodo all'altro che è stato, tra virgolette, precedentemente aperto. La parola pompaggio descrive proprio il movimento in questione. Io adesso lo farò sempre sulla coscia con mani sovrapposte. Cosa faccio? Io applico la pressione di tutta la mia mano, ma partendo prima dal polso e poi andando fino alle punte delle mie dita in questa maniera, in maniera continua. Quindi questo è un pompaggio, un tipo di pompaggio, ovviamente ce ne sono altri, è solo per farvi capire come eseguire la manovra. Ovviamente appunto effetto drenante, ma sicuramente anche rilassante. Ok, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere attraverso i vostri commenti se ci sono manualità di base, tecniche di base che io mi sono dimenticato di mettere in questo video. Se vi piace il mio metodo di insegnamento visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti. Nella prossima puntata vedremo come applicare l'olio o la crema in maniera adeguata sui nostri clienti. Ciao e a presto!